Creativi e creative di tutto il mondo, bentornati, sì, qui sul canale di Anime dal Mondo. Io sono Alex come sempre e oggi siamo a farvi vedere una cosa do it yourself. L'avete già visto dal titolo, insomma, oggi parliamo dell'applicatore di erba elettrostatica, perché esistono in commercio, esistono di svariati prezzi, si parte dai 30 ai 90, anche ad andare oltre ai 100 euro. Vi lascio sotto dei link se proprio non siete capaci di farvelo in casa, ma adesso vedremo come farlo. E insomma c'è bisogno di questo attrezzo per fare dell'erba un po' più alta, non si può sempre fare il praticello, quello all'inglese, tutto tagliato dritto. Insomma, anche quelle povere miniature, a star lì sempre a tagliare l'erba con la mini tagliaerba, era brutta, lo so. Comunque questo video probabilmente l'avete visto, se siete iscritti ad altri canali che parlano di modellismo e affini, l'avete visto anche su altri canali, come creare questo applicatore di erba elettrostatica. Ve lo faccio vedere subito, è questo, eccolo qua, con il suo puntale. Questa ve la spiego dopo a cosa serve, perché non tutti l'hanno fatta, io l'ho fatta per praticità, ma poi ve la spiego, quindi state con me fino alla fine. Però mi sembrava giusto portarvelo sul canale perché è un video che in realtà ho registrato tanto tempo fa, quando ho rifatto questa, perché ne avevo già fatta un'altra, poi si è disfatta perché l'ho usata all'infinito e insomma poi alla fine ho dovuto cambiare la cosa, quindi rifarmela perché era andata a remengo, come si dice a Milano. Ma probabilmente appunto l'avete visto su qualche altro canale, ma visto che l'avevo già registrato, perché non portarvelo? Magari non siete iscritti ad altri canali, cosa che fate molto bene a fare, perché potete semplicemente iscrivervi qua e siete a posto, quindi avete tutte le cose. Ma era giusto anche portarlo su questo canale, perché mi sembra corretto. Adesso ci spostiamo sul tavolo, vi faccio vedere tutto l'occorrente e come si fa. Questo è l'occorrente: il saldatore, le forbici, il cacciavite, delle batterie, uno stuzzicadenti, del termorestringente, del filo elettrico, un colino d'acciaio, ovviamente dello stagno e la nostra ammazzazanzare. Cominciamo con l'aprire la nostra ammazzazanzare. La disassembliamo e togliamo la parte elettrica, dissaldando anche i due cavetti, positivo e negativo. Quando li andiamo ad assemblare non ha importanza se uno è negativo o uno è positivo. Proviamo ad inserire il nostro colino per vedere innanzitutto come ci sta e cominciamo la saldatura. Un piccolo pezzo di cavo elettrico lo saldiamo ad una parte del nostro colino. Lo sigilliamo meglio con un po' di nastro isolante. E adesso possiamo procederle a saldarlo sulla scheda. In questo caso io l'ho saldato nella parte positiva. Per sicurezza chiudiamo con un po' di nastro isolante e adesso prendiamo l'altro cavetto, quello più lungo, che dovrà uscire dal nostro ammazzazanzare. Lo prepariamo e lo saldiamo con un po' di stagno, gli mettiamo anche il termorestringente in modo tale che non vada a toccare da nessuna parte con il colino e lo fissiamo. Cerchiamo di fissarlo in modo tale che rimanga più esterno rispetto al colino, in modo tale che non vadano a toccare accidentalmente. Richiudiamo il tutto
E adesso dobbiamo saldare il coccodrillo, quindi la pinzetta metallica, e prima però dobbiamo inserire il nostro termorestringente. Adesso inseriamo lo stuzzicadente da spiedino, lo inseriamo bene, tanto il coccodrillo non si dovrà aprire. Inseriamo anche il nostro termorestringente in modo tale che non vada a toccare niente comunque, ed ecco pronto il nostro applicatore di erba elettrostatica. Funziona? Sì, le scintille fungono. Quindi avete visto come si fa questo applicatore di erba elettrostatica, che appunto, come dicevo all'inizio, in commercio ce ne sono, dalle coppe grandi alle coppe piccole, a quelli ancora più piccoli, per essere più precisi addirittura di un diametro di 2 cm, insomma ce ne sono tanti, di tanti costi, quindi bisogna vedere come vi trovate voi. Se ve lo volete fare avete un'alternativa che è questa, e potete scegliere quello da usare, perché potete scegliere un colino di questo tipo che è relativamente piccolo, siamo intorno ai 7-8 cm di diametro, oppure potete prenderlo più grande o addirittura più piccolo, per cui poi ci sono tante varianti. Qualcuno magari mette intorno non so, un bicchiere di plastica, una coppa di plastica per avere più erba possibile dentro qua. Io sono abituato a non metterne tantissima, anche perché poi c'è tanto spreco in realtà, quindi preferisco metterne poca alla volta e usarne poca alla volta. L'asticella che vi dicevo prima serve semplicemente per comodità. Intanto non devi andare a toccare, anche se è isolato, il morsetto che comunque porta elettricità, quindi che sia di basso voltaggio ma porta elettricità. E oltretutto serve anche per essere un po' più preciso quando andate magari in punti un po' particolari. A me capita di fare delle rappresentazioni, degli scenari che insomma sono abbastanza grandi, e magari non è che ti puoi sdraiare sul diorama, perché ovviamente vai a rovinare tutto. Quindi con questo riesci ad andare nei punti più specifici, e oltretutto senza toccare la corrente sostanzialmente, perché è legno e non conduce in questo caso. Alcuni probabilmente avranno notato questa ammazza zanzare aveva una luce qua sotto. Quando ho fatto la prima prova con questo, in realtà l'avevo messo sotto in modo tale che mi facesse luce, già che era incorporata, su dove stavo andando a lavorare. In realtà non faceva luce, o meglio fa luce perché funziona, però era troppo diretta e quindi non mi faceva vedere dove stavo applicando l'erba elettrostatica, semplicemente era troppo indietro, quindi ho preferito lasciarlo così com'era. Era anche più comodo da fare, era tutto già fatto così, quindi ho installato questo come avete visto ed è morta lì. Adesso siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile, soprattutto se magari avete un minimo di esperienza nell'elettronica. Non ce n'è bisogno neanche tanto, bisogna sapere un po' saldare, ecco, ma non è difficile. Quindi questo è un ottimo strumento che con 7 euro circa ve lo portate a casa, o meglio vi portate a casa gli strumenti e potete farci tutto quello che volete. Vi lascio comunque sotto tutti i link disponibili, quindi sia gli applicatori di erba elettrostatica già fatti, sia quello che serve per fare questo, che nel caso di Amazon, se prendete tutto da Amazon, al massimo andate a spendere circa 10 euro invece che 7. Io avevo trovato questa ammazza zanzare ancora quando si poteva trovare, sostanzialmente perché il periodo non era quello adatto. Se lo andate a cercare in inverno probabilmente non lo trovate nei negozi neanche dai cinesi, quindi probabilmente non lo trovate, ma su Amazon lo trovate, quindi tutto l'anno potete recuperarlo. Siamo arrivati alla fine, come dicevo, applichiamo al tavolo questo applicatore, perché così sta fermo,
e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi da Anime dal Mondo, che è questo qui dove vedete anche il sito, e Alex è tutto, ciao.